ragazzi, oggi vi presento un nuovo episodio del Jack Garage dove io e Jack andiamo a cambiare la trasmissione del mio KTM. L'importante è smollarlo per toglierlo successivamente. Adesso andiamo dietro, cominciamo a smollare la corona. Le viti le abbiamo smollate tutte. Adesso possiamo togliere la catena. Per togliere la falsamaglia basta posizionare con un cacciavite, dare un colpetto secco e si apre. Dopodiché ci si posiziona o sopra o sotto, si dà un altro piccolo colpo che si apre. Adesso che abbiamo tolto la ruota possiamo togliere la corona. Adesso basta tirare, se la fatica a venire via basta dargli qualche colpetto. Ora la cosa importante è, dopo che noi abbiamo smontato la corona, prima di montare la corona nuova, è innanzitutto pulire la superficie d'appoggio della corona. E secondo, non di poca importanza, se non avete comprato una moto nuova ma l'avete comprata usata e magari qualcuno ci ha già messo le mani, è andare a verificare la lunghezza di tutte le viti. Per verificarlo o si possono misurare singolarmente col calibro, se no è semplicemente necessario metterle su un piano, usare una barretta di riferimento e vedere che l'altezza, la lunghezza di tutte le viti coincide. Prima magari di rimontare la ruota dietro, dare una pulita ai paraoli, al perno e agli appoggi sul forcellone.
prima di installare il nuovo pignone è sempre buona norma mettere un po' di grasso. Io uso il grasso al rame però. Adesso mettiamo la vite e la sua rondella. La rondella deve essere messa nella posizione di poter spingere contro il pignone. Mettiamo del frenafiletti, anche troppo. Sempre nel verso di marcia, ma è il contrario perché sì. Di riconoscimento, se nelle prime uscite rimarrà fermo, non si sposterà, poi non si sposterà più. È importante segnare anche le viti della corona, che ognuno lo segni come più gli fa piacere. Io normalmente faccio un segno in direzione del centro.